Benvenuti su Incredibili Eventi. Oggi esploreremo due storie di immersioni oceaniche estreme, ciascuna più inquietante della precedente. Se avete seguito il caso del Titan, sapete quanto sia pericoloso spingersi troppo in profondità. Ma le storie di oggi vi porteranno ancora più lontano, dove l'oceano diventa davvero mortale. Preparatevi, la seconda storia è particolarmente spaventosa. Come sempre si consiglia la visione a discrezione degli spettatori. Credo che avere paura dell'oceano sia una delle paure più giustificate. Se mai ti trovassi sfortunatamente nel bel mezzo dell'oceano, non solo non avresti modo di raggiungere la riva, ma sotto di te, nelle profondità, ci sono cose tanto spaventose quanto pericolose. A migliaia di metri sotto di te non c'è altro che un abisso inospitale e sarebbe solo una questione di tempo prima che tu non riesca più a stare a galla. Questo è già di per sé terrificante. Ma incredibilmente, anche se pensi di conoscere tutte le cose spaventose che l'oceano ha da offrire, mi dispiace dirti che c'è qualcosa di ancora più spaventoso, di cui forse non hai mai sentito parlare. Guarda questa immagine. Questa è una foto dell'Oceano Atlantico scattata dalla NASA dallo spazio. Per chi sta solo ascoltando, c'è un vortice blu brillante che somiglia a una tempesta, come quelle che si vedono nelle nubi di Giove. Questo fenomeno è conosciuto come un vortice. Un vortice è una corrente circolare d'acqua che sembra un mulinello. Di solito questi vortici sono piccoli e potresti notarli mentre remi su una canoa. Tuttavia, si formano continuamente in qualsiasi massa d'acqua con una corrente. Negli oceani della Terra possono diventare così grandi da ricevere nomi simili a quelli degli uragani. Quello nella foto misura 150 km di diametro. È così visibile perché si è formato in una zona ricca di fitoplancton. Normalmente non sono pericolosi, ma non è sempre così. Nel 2014 un sottomarino diesel elettrico si trovava in missione militare vicino alle isole Paracel, nel Mar Cinese meridionale. Queste isole sono paradisiache, con spiagge di sabbia bianca e acque turchesi. Tuttavia il fondale marino in quell'area è particolare. Ci sono diverse fosse che raggiungono profondità fino a 3000 metri. La variabilità del fondale causa correnti strane e irregolari nella zona. Mentre il sottomarino viaggiava alla sua profondità operativa, passò sopra una di queste fosse e all'improvviso iniziò a scendere. Il capitano controllò immediatamente tutti i sistemi per assicurarsi che funzionassero correttamente e tutto era a posto. Ciò significava che qualcosa lo stava effettivamente tirando verso il basso. Il capitano ordinò allora di risalire, ma era come se il sottomarino stesse cadendo da un precipizio nella fossa o fosse tirato giù da qualcosa di enorme. Man mano che la discesa continuava, il sottomarino si avvicinava pericolosamente alla sua profondità operativa massima. Tutti i sottomarini hanno una profondità massima di sicurezza, oltre la quale la pressione dell'oceano diventa insostenibile. Se superano tale profondità, la pressione può causare l'implosione del sottomarino. Mentre la situazione peggiorava, l'equipaggio sentiva lo scafo scricchiolare e gemere finché i tubi cominciarono a esplodere. L'acqua iniziò a entrare, minacciando di spegnere i motori. Tutto questo avvenne in meno di un minuto e a causa dell'urgenza, il capitano fu costretto a sigillare i compartimenti con gli uomini ancora dentro per impedire che l'acqua allagasse tutto e facesse affondare il sottomarino ancora più velocemente. Non c'era altro da fare. Passarono 2 minuti e stavano ancora scendendo. Durante tutto ciò, il capitano continuava a ordinare manovre evasive e a espellere l'acqua dai serbatoi di zavorra per cercare di risalire il più velocemente possibile. Poi, proprio prima di raggiungere la profondità di schiacciamento, iniziarono a risalire, liberandosi da ciò che li stava tirando giù e dirigendosi verso la superficie. Erano riusciti a sfuggire per un soffio. Non è chiaro se gli ordini del capitano li abbiano salvati o se sia stata solo fortuna, ma in ogni caso non si perse neanche un uomo a bordo. Si pensa che l'incidente sia stato causato da vortici insolitamente potenti che si formano in quella zona a causa dell'irregolarità del fondale marino. Successivamente si scoprì che questi vortici avevano un diametro di 100 metri e altezze di migliaia di metri. Possono muoversi lentamente, come un tornado subacqueo, ma sono abbastanza potenti da trascinare un sottomarino a profondità critiche in pochi minuti.
Se fossero scesi solo un po' più in profondità, sarebbero precipitati nella fossa di 3.000 metri sottostante. Si è sempre ipotizzato che i vortici si formino più in profondità, come accade con altre correnti, ma osservarli è difficile poiché si trovano molto lontano dalla superficie. Gli uomini a bordo di quel sottomarino furono sfortunati abbastanza da vederne uno di persona. C'è un altro incidente che presenta somiglianze sorprendenti con la storia precedente ed è tristemente famoso nella storia della Marina Militare americana. Fino ad oggi la causa di questo disastro non è ancora del tutto chiara. Il 9 aprile 1963, un sottomarino chiamato USS Thrasher lasciò il porto nel Maine alle 8 del mattino. Il sottomarino era appena stato sottoposto a revisione e doveva effettuare delle prove di immersione post-revisione. Alle 11 del mattino si incontrò con la nave di supporto con cui avrebbe coordinato le operazioni in superficie, in una zona dell'oceano profonda 2500 metri. Nel pomeriggio il sottomarino iniziò le sue immersioni di prova e raggiunse una profondità di circa 366 metri. Il piano era di rimanere a quella profondità per tutta la notte per completare i test e poi riprendere il giorno successivo. La mattina seguente, alle 6:30, dopo 12 ore di immersione, il Thrasher iniziò una serie di prove a profondità maggiori per verificare l'integrità di tutti i sistemi revisionati. Per farlo cominciò a compiere piccoli cerchi, scendendo di 30 metri alla volta e fermandosi a ogni incremento. Poco dopo l'inizio di questi test, il sottomarino inviò un messaggio: problema minore, angolo positivo, tentando di espellere i serbatoi. Questo si riferiva all'operazione di espulsione dell'acqua dai serbatoi di zavorra per tentare una risalita rapida. Dopo questo messaggio ci fu silenzio radio per alcuni minuti, fino alle 9:17, quando un ultimo messaggio arrivò, disturbato da scariche, profondità di prova, e poi più nulla. Si pensa che il messaggio completo fosse superamento della profondità di prova. Da quel momento il Thrasher iniziò a subire una serie di eventi terrificanti. Prima i tubi cominciarono a scricchiolare, poi iniziarono a esplodere, provocando inondazioni e potenti getti d'acqua dovuti alla pressione. Questi getti danneggiarono i sistemi elettrici e l'acqua invase la nave, mentre l'equipaggio veniva sbattuto contro le pareti nel tentativo disperato di fermare le perdite. Con l'aumento del peso dell'acqua, il sottomarino iniziò ad affondare più velocemente. Il rumore di scricchiolii diventava sempre più forte e persino il rivestimento interno dello scafo cominciò a staccarsi e a creparsi. Alla fine, il sottomarino stesso iniziò a piegarsi e a contorcersi sotto la pressione. In un istante, ci fu una completa implosione dello scafo. In una frazione di secondo, il sottomarino si accartocciò come una bottiglia di plastica schiacciata. Dopo l'implosione, il sottomarino precipitò per migliaia di metri fino a raggiungere il fondo dell'oceano. Nella tragedia persero la vita tutti i 129 membri dell'equipaggio. Il relitto fu ritrovato pochi giorni dopo, ma a causa della profondità non è mai stato recuperato. Da allora sono state condotte numerose indagini per cercare di determinare la causa esatta del disastro, ma sembra che non ci sia un accordo unanime. La posizione ufficiale della Marina è che ci fu una rottura in un tubo nella sala macchine. Per capire quanto possa essere catastrofico un evento del genere, devi sapere che quando un tubo si rompe a quella profondità, l'acqua può entrare a velocità incredibili, ad esempio, sufficiente a riempire una piscina olimpionica in soli 3 minuti. Il problema con questa teoria, però, è che un evento del genere sarebbe stato devastante e non sarebbe stato descritto dal capitano come un problema minore. Per questo motivo si discute ancora se questa sia stata davvero la causa principale dell'incidente. In ogni caso, sembra che un ulteriore problema abbia impedito loro di espellere correttamente l'acqua dai serbatoi di zavorra. L'acqua raggiunse il reattore, provocandone l'arresto automatico. Passare ai sistemi a batteria richiede circa 7 minuti e nel frattempo il sottomarino stava lentamente affondando sempre più vicino alla profondità di schiacciamento. Prima che potessero tentare altre manovre evasive, il sottomarino implose.
Questo fu rilevato dalla nave in superficie come un rumore a bassa frequenza, tipico di un'implosione sottomarina. Ancora oggi, questo incidente è uno dei peggiori disastri sottomarini della storia.